Allora ragazzi, bentornati quest'oggi in questo nuovo video dove faremo la schedina ovviamente della 18ª giornata di Serie A, analizzando prima gli orrori che ho combinato nella schedina della 17ª giornata. Non lo so cosa mi sta succedendo, prima ne beccavo molto di più, sarà stata la pausa mondiale che mi ha fatto arrugginire. Comunque andremo sempre meglio, non vi preoccupate, da video in video, da schedina in schedina andrà sempre meglio. Vediamo cosa ho messo alla schedina della settimana scorsa e poi vediamo quella di questa giornata. Allora, avevo messo, vediamo, giornata 17, Fiorentina Sassuolo 1 e l'abbiamo presa che la Fiorentina ha vinto 2-1. Juventus Udinese X2 con la doppia, niente da fare. La Juve ha vinto 1-0, sì, ha vinto alla fine della partita, tutto quello che volete, però abbiamo perso la partita. Monza Inter 2, avevo messo 2-2 con il clamoroso ritorno del Monza dopo il vantaggio dell'Inter. Salernitana Torino avevo messo 1, nemmeno l'abbiamo presa perché è finita 1-1. Lazio Empoli 2-2, rimonta dell'Empoli alla Lazio che ha buttato 3 punti, quindi nemmeno l'abbiamo presa. Spezia Lecce X 0-0 l'abbiamo presa. Sampdoria Napoli 2-0-2 l'abbiamo presa. Milan Roma avevo messo 1, è finita 2-2 con il clamoroso pareggio della Roma in 10 minuti. Verona Cremonese, avevo dato fiducia alla Cremonese per come stava giocando e per il gioco espresso e quant'altro. Niente da fare. Il Verona ha vinto 2-0 e non l'ho presa perché avevo messo 2. Bologna-Atalanta X2 e l'abbiamo presa. Quindi abbiamo preso 1, 2, 3, 4 partite. 2, 4 e 6 sbagliate. Un disastro. Veramente un disastro. Vediamo di fare decisamente meglio con questa giornata perché altrimenti ci arrabbiamo. No, non ci arrabbiamo. Comunque, il mio pronostico per questa 18ª giornata di Serie A. Partiamo venerdì con Napoli-Juve. Mi gioco la prima doppia, come sapete ci sono 2 doppie disponibili ovviamente su 10 partite e con i risultati possibili che sono solo 1 X o 2, senza over, senza alternative da scommessa perché è una schedina col metodo tradizionale. Allora, Napoli-Juve 1x, mi gioco la prima doppia perché non la vedo molto chiara. Io credo che il Napoli possa fare la partita o faccia la partita con la Juve che attenda, ovviamente aspettando di piazzare la zampata vincente possibilmente. Quindi mi copro con 1x, però spero che sia un 1 secco. Comunque Napoli-Juve 1x. Cremonese-Monza. Visto il Monza contro l'Inter e la Cremonese che ha perso l'ennesima partita, si parla forse dell'esonero dell'allenatore, si sta valutando in questi giorni. Io non credo che sia un problema di allenatore perché a livello di gioco la Cremonese non mi dispiace. Però Cremonese-Monza non scelgo, X. Lecce-Milan 2, anche se a Via del Mare non è semplice per nessuno e non sarà semplice per nessuno da qui alla fine del campionato. Il campo di Lecce è sempre ostico per ambiente, per calore e anche perché il Lecce comunque gioca un buonissimo calcio. Inter Verona 1. L'Inter, visto anche in Coppa Italia, comunque ha fatto turnover all'ultima di campionato, all'ultima partita per affrontare la Coppa Italia che comunque è andata, non è andata come previsto perché hanno vinto alla fine dei tempi supplementari con il gol di Acerbi, però vedo un Inter completamente favorita. Inter Verona 1. Sassuolo Lazio. Sassuolo Lazio. Partita indecifrabile. Uno perché il Sassuolo non lo capirò mai, secondo me, da qui alla fine del campionato. Gli do fiducia e mi perde. Me lo gioco che perde e fa la partita. Però la Lazio deve riscattarsi. Questo è un dato di fatto. Quindi Sassuolo-Lazio 2. Torino-Spezia X. Io vedo una grande X con lo Spezia che gioca, il Torino che comunque squadra ostica, squadra che spezza il gioco in continuazione. Juric non è uno sprovveduto. Quindi non scelgo. Torino-Spezia X. Udinese-Bologna. Vedo la vittoria dell'Udinese perché
credo nel ritorno dell'Udinese che era prima della sosta del mondiale. Non l'abbiamo vista ancora, arriverà, quindi credo che sia la partita giusta per cominciare a indirizzare i risultati verso una visione più rosea, diciamo. Quindi Udinese-Bologna 1. Atalanta-Salernitana, c'è da sorpassare l'ostacolo Ochoa, perché a quanto pare nelle ultime 2 giornate Ochoa ha fatto 15 interventi decisivi, migliore in campo in tutte e due le ultime uscite della Salernitana. È una Salernitana che soffre in difesa sicuramente, però c'è sempre da scardinare questo portiere che al momento è in una condizione stratosferica. Però Atalanta-Salernitana per me è uno fisso. Roma-Fiorentina, ci giochiamo la seconda doppia della giornata. Uno perché la Roma non mi è piaciuta contro il Milan, ma non perché abbia demeritato, non perché ha raggiunto il pareggio così, no, perché la Roma tutta la partita alla fine non ha giocato, non ha concluso quasi praticamente niente, ma nemmeno riguardo all'arrivare nell'area avversaria, a concludere a rete, è proprio la trama di passaggi che non c'è. Quindi la Roma o si affida alle palle inattive, oppure la Fiorentina potrebbe fare il colpaccio, ma non credo nel colpaccio della Fiorentina all'Olimpico, quindi 1x se ci giochiamo la seconda doppia disponibile e siamo tranquilli. Empoli-Sampdoria, anche se l'Empoli ha recuperato la Lazio nell'ultima uscita, vedo una Sampdoria che vuole rimanere in Serie A. Tra quelle che sono nelle retrovie, secondo me a livello di carisma e voglia, a parte dell'allenatore che è in panchina che è Stankovic, per carisma e voglia da calciatore e da allenatore ne ha da vendere, però vedo una Sampdoria favorita fuori casa, quindi Empoli-Sampdoria 2. Queste erano le 10 partite, speriamo di non fare un'altra figuraccia come questa della 17esima che è inguardabile, non si può guardare. La 16esima avevo fatto 5 su 5 e la 17esima abbiamo fatto, cioè avevo no, sì, la 16esima avevo fatto 5 prese e 5 perse e la 17esima ho fatto 4 prese e 6 perse. Non andiamo a ritroso e perdiamo tutte e 10 le partite, non credo. Comunque, questa era la schedina di questa settimana, la 18esima giornata di Serie A che comincerà venerdì. Fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre, ragazzi, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E se mettete un like al video è sempre ben accetto. Ciao!